Andiamo da ultimo a trattare dell'ultimo argomento di questo paragrafo sulle norme giuridiche, cioè l'analisi della norma giuridica. Apriamo l'indice sottostante nel quale vediamo che andremo a trattare degli argomenti che abbiamo già toccato sommariamente nelle lezioni precedenti e che in questa sede andremo ad approfondire. Vedremo il concetto di norma giuridica, i tipi di norme, le caratteristiche, le sanzioni che conseguono al mancato rispetto delle norme giuridiche e la nascita e la morte della norma giuridica, quindi tutto il ciclo di vita dal momento in cui viene approvata fino a un'eventuale cancellazione dall'ordinamento giuridico. Vediamo innanzitutto il concetto, apriamo la diapositiva sul concetto di norma giuridica e come si può vedere al centro è stata scritta la parola norme. Già possiamo abbandonare il dire sempre norme giuridiche per non essere ridondanti. Ovviamente quando si parla all'inizio di che cos'è la norma giuridica è bene sempre specificare che cos'è una norma giuridica e cosa non lo è, e quindi nel caso in cui parliamo di una norma giuridica inserire sempre l'aggettivo giuridica, ma poi per non essere ridondanti, quando abbiamo già preso questo concetto, possiamo anche semplicemente parlare di norme. Quindi in ordine alle norme giuridiche bisogna vedere innanzitutto che cosa sono. Norma significa regola, e quindi le norme giuridiche sono le regole che appunto disciplinano l'attività umana. Poi bisogna vedere per chi sono fatte queste regole, cioè chi è che le deve rispettare. Ovviamente saranno in generale le persone, ma non solo le persone in senso lato, sia le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. Ci sono tantissime norme che riguardano per esempio il diritto commerciale, che quindi riguardano il comportamento che devono tenere le aziende per il tramite dei loro organi. Poi bisogna vedere il come, cioè le norme obbligano innanzitutto, per esempio devi pagare le tasse, devi prestare soccorso nel caso in cui trovi una persona che abbia bisogno di soccorso, e le norme vietano, cioè non devi uccidere. Vietano per esempio alcuni comportamenti che ovviamente vanno a ledere gli interessi degli altri, sia patrimoniali che fisici, anche che non riguardano né la sfera dell'incolumità fisica né patrimoniale, ma altri interessi. E poi c'è da vedere il perché ci sono le norme giuridiche. Questo è uno dei concetti che abbiamo già toccato precedentemente. Le norme sono un freno alle motivazioni soggettive e quindi consentono a una comunità di esseri umani di vivere in maniera pacifica e con dei comportamenti da tenere o da non tenere ben precisi, in modo che ci sia una certa certezza nelle regole da rispettare noi stessi e in quelle che devono rispettare gli altri nei nostri confronti. Quindi le norme servono a regolare i rapporti tra gli uomini e pertanto permettono o vietano certi comportamenti, quindi possono avere un valore prescrittivo, nel senso di fare una certa cosa, adempiere al contratto, oppure un valore negativo e quindi di vietare dei comportamenti, cioè vanno a determinare quindi un'imposizione di non tenere, di non fare una certa cosa, di non tenere un certo comportamento. Andiamo adesso a vedere i tipi di norme e in ordine ai tipi di norme vedremo i concetti di norme, quindi distinguendo in maniera netta quelle giuridiche da quelle non giuridiche, e poi andremo a fare alcuni esempi pratici per imparare molto bene questi concetti. Con gli esempi pratici in qualunque ramo del diritto si imparano molto bene, si apprendono molto bene tutti i concetti. Quindi vediamo i concetti. Ci sono vari tipi di norme, ovviamente non tutte queste norme sono giuridiche. Abbiamo le norme sociali, per esempio le norme sociali che regolano la buona educazione. Il Galateo a tavola è una norma sociale, ovviamente nessuno mi obbliga a rispettare il Galateo, se non lo rispetto non ci sono delle sanzioni, perché appunto si tratta di una norma sociale e non giuridica. Ovviamente sarò maleducato, però non avrò nessuna conseguenza di tipo giuridico dal mancato rispetto del Galateo. Lo stesso dicasi per le norme religiose. Le norme religiose sono le norme che
detta una qualsiasi religione, che può essere quella cattolica, quella musulmana o qualsiasi altro tipo di religione, come per esempio la regola evangelica ama il prossimo tuo come te stesso, oppure il buon samaritano che presta soccorso alla persona che non era in pericolo di vita ma era semplicemente malandata, e comunque lo fa rifocillare e gli dà sollievo. Ecco, queste sono norme non giuridiche, sono norme religiose. Non è necessario amare il prossimo tuo come te stesso. Poi magari questa norma per noi conta di più di quella giuridica, ma nel caso in cui non la rispettassimo, anche in questo caso non potremmo avere alcuna conseguenza di tipo giuridico sotto il profilo sanzionatorio. E poi invece abbiamo le norme che giuridiche sono, che costituiscono, messe tutte insieme, come abbiamo visto precedentemente, il diritto. E le norme giuridiche sono le regole che ci dà lo Stato in senso ampio, perché poi, come vedremo nell'analisi delle fonti del diritto, non ci sarà soltanto lo Stato, ma ci sono tutta una serie di enti pubblici che possono emanare norme giuridiche. Non è che una norma giuridica emanata in un regolamento comunale ha meno valore di una legge emanata dallo Stato. Poi vedremo che queste norme sono poste tra loro in un rapporto gerarchico, ma dobbiamo rispettare il divieto di sosta, così come dobbiamo non uccidere, rispettare l'articolo del codice penale che prevede l'omicidio, che appunto ci prescrive di non uccidere. Il valore delle due norme giuridiche è lo stesso, quindi quel comportamento non va tenuto, altrimenti in entrambi i casi ci sarà la multa per divieto di sosta, ci sarà la reclusione fino a 30 anni in caso dell'omicidio. Andiamo poi a vedere alcuni esempi, come anticipato poco fa, di questi tre tipi di norme: le norme sociali, le norme religiose e le norme giuridiche. Innanzitutto, chi è che emette queste norme, cioè chi è che stabilisce quali sono queste norme sociali, religiose e giuridiche? Le norme sociali sono stabilite dalle società, che per esempio possono considerare il fatto che tu ti comporti in un certo modo a tavola una buona educazione, quindi possono dire che tu sia una persona educata, ma come detto non ci sono conseguenze giuridiche nel caso in cui noi queste norme non andassimo a rispettarle. Le norme religiose le detta la religione, ci sono tanti testi normativi religiosi come la Bibbia, come il Corano, come tanti altri testi di altre religioni, mentre le norme giuridiche le detta l'autorità che nel diritto costituzionale di quello Stato è autorizzata a farlo. Qui per sintesi mettiamo lo Stato, ma abbiamo già detto precedentemente che non c'è solo lo Stato, nel nostro ordinamento ci saranno le regioni, le province, i comuni, eccetera. Facciamo l'esempio di una norma sociale: non dire parolacce. Sicuramente dire parolacce, soprattutto in certi contesti, magari tra amici qualche volta qualcuna ci esce, può essere anche simpatica, ma in certi contesti può essere assolutamente fuori luogo. Quindi non rispettare quella norma sicuramente è segno di maleducazione, ma come detto nessuna conseguenza giuridica. Andiamo a vedere una norma religiosa: non bestemmiare. Chiaro che bestemmiare è sicuramente segno di maleducazione, ma sicuramente anche in questo caso, qualora noi bestemmiassimo, non andiamo incontro a nessuna conseguenza giuridica, perché questa è una norma religiosa e quindi è al di fuori dell'insieme delle norme giuridiche. Non passare con il semaforo rosso, questa è una norma giuridica stabilita dal codice della strada, e quindi se passo con il semaforo rosso ci saranno tutte le conseguenze che prevede la legge, quindi la multa, la decurtazione dei punti della patente, eccetera. Cosa succede se non le rispetto? Ma se dico parolacce, magari qualcuno mi può rimproverare. Mi può rimproverare il babbo, la mamma. Se dico bestemmie allo stesso modo mi può rimproverare chi è credente, anche il babbo e la mamma. Mentre nel caso in cui vado a violare le norme giuridiche, qui lo Stato mi punisce sempre, che sia il divieto di sosta, che sia la lesione personale, che sia la diffamazione, che siano reati più gravi come l'omicidio. Lo Stato mi punisce, o l'autorità pubblica in generale, perché il comune mi farà la multa, l'autorità pubblica mi punisce sempre. Chi è che mi punisce? Chi si accorge della mia cattiva azione, nel caso in cui per esempio dica parolacce. Mi può punire la mamma: dici troppe parolacce, stasera non esci. E per chi crede in Dio, chi è che mi punisce se bestemmio? Mi punirà Dio. Magari c'è chi crede ovviamente
anche che nell'aldilà Dio ti punirà perché in vita ti sei comportato in un certo modo, magari hai detto anche bestemmie, ma conseguenze giuridiche zero. Chi mi punisce nel caso delle norme giuridiche? Lo Stato o l'altro ente pubblico che ha emanato quella norma e che è tenuto a farla rispettare. Come mi può punire il soggetto che mi punisce? La mamma mi può rimproverare, mi può dare una punizione, mi può dire posi il cellulare per 3 giorni, mi può dire non esci stasera. La religione magari mi prospetta la punizione divina nell'aldilà, mentre nel caso della norma giuridica qui la punizione è sicura. C'è una multa, c'è la prigione, c'è la sanzione accessoria del pagamento della somma di denaro in qualsiasi reato, lo abbiamo visto anche precedentemente con l'esempio della diffamazione nella lezione sulla sociologia del diritto, e questa punizione sarà più o meno grave a seconda della gravità del fatto, cioè a seconda di come il legislatore, che ovviamente recepisce anche quelle che sono le istanze della società, a seconda di come il legislatore ha valutato grave quel fatto e quindi ha previsto una pena più o meno pesante. Un'ulteriore domanda a cui rispondere per fare bene la distinzione, per segnare esattamente il confine tra le norme giuridiche e quelle giuridiche non sono, è porsi questa domanda: è proprio sicuro che mi punisce? Ma se dico parolacce può darsi che la mamma non mi punisca, che magari ne dice tante anche lei e non mi punisce. Dio mi punisce, ma forse nemmeno ci credo, forse mi sono pentito e mi perdona anche. Conseguenze? Nessuna. Lo Stato mi punisce? Sì, lo Stato è sicuro che mi punisce, o l'altro ente pubblico che ha emanato la norma giuridica è sicuro che mi punisce sempre.